Per questo viaggio alla scoperta della Sicilia occidentale partiamo dal borgo medievale di Terrasini, affacciato sul golfo di Castellammare e situato a pochi chilometri da Palermo. Il nostro intento è di seguire la Via dei Tramonti, fino ad Agrigento, un percorso spettacolare quasi sempre lungo il mare. Ad Agrigento imboccheremo invece la Magna Via Francigena, che la collega a Palermo attraversando l'interno di questa isola meravigliosa. Per cena Terrasini ci accoglie in Piazza Duomo con un'atmosfera festosa e vivace. Lo prendiamo come un segnale di buon auspicio per questo nostro primo cicloviaggio in Sicilia. Stamattina la partenza non può essere delle migliori. Cielo terso, clima mite e percorso che costeggia un mare stupendo. Terrasini sorge alta sopra una falesia a picco sul mare e offre un colpo d'occhio da brivido. Appena partiti abbandoniamo subito l'itinerario e percorriamo i sentieri della riserva naturale orientata di Caporale, da dove cominciamo a godere delle stupende vedute del golfo di Castellammare. Pochi chilometri e facciamo una nuova deviazione per visitare Borgo Parrini. Questo piccolo paese recentemente restaurato è un tripudio di edifici colorati ispirati all'artista spagnolo Antoni Gaudí. Proseguiamo lungo la costa, percorrendo una statale poco trafficata che lambisce alcune delle spiagge più belle della Sicilia. La strada, inoltre, è fiancheggiata da variopinte fioriture che fanno da perfetto contrasto al blu e allo smeraldo del mare. What we had was perfect. Couldn't see the signs until you had enough and said goodbye. Wish I could go back to where we started. Wish that I could find a... Dopo Castellammare del Golfo, che attraversiamo piuttosto velocemente, la strada sale sui rilievi del promontorio di San Vito Lo Capo e salendo di quota il panorama si amplia e diventa via via più grandioso. Dopo l'ultimo sguardo a Castellammare, abbandoniamo la provinciale e percorriamo alcune strade sterrate che corrono quasi a picco sul mare. Ritornati sull'asfalto, siamo ormai in vista di Scopello e dopo essere passati accanto all'antica tonnara, situata proprio di fronte ai famosi faraglioni, entriamo nel borgo, che sebbene sia molto turistico, ha ancora un'atmosfera rurale, specialmente all'interno del Baglio che ne rappresenta il cuore storico e dove ceniamo assieme a pochi altri turisti. Anche oggi il tempo si preannuncia bello, così dopo un'abbondante e squisita colazione partiamo da Scopello, pieni di aspettative. Subito affrontiamo la salita che ci porterà sul versante opposto del promontorio di San Vito. La strada è spettacolare, non si possono usare altri aggettivi, è così. Una serie di 5 tornanti ci fa guadagnare un centinaio di metri, così che lo sguardo può spaziare su tutto il golfo, pedalando sempre in mezzo al giallo delle fioriture. Finita la salita, arriviamo al castello di Baida, dove abbandoniamo il percorso del periplo della Sicilia
che porterebbe direttamente a Trapani e giriamo a destra per giungere più velocemente a San Vito Lo Capo. Inizialmente la salita è facilmente percorribile, ma lasciate le ultime case si trasforma in una pietraia, dove si procede a fatica però ricompensata da un paesaggio assolutamente fantastico. Dopo essere passati a ridosso di alcune guglie dell'aspetto dolomitico, si apre sotto di noi un dirupo che arriva fino al mare 500 metri più in basso. Siamo a quota 600 e finalmente ricompare l'asfalto. La successiva discesa in pochi minuti ci porta ad uno dei luoghi più emblematici di questo viaggio, la riserva naturale del Monte Cofano. Sono questi i momenti in cui maggiormente ci rendiamo conto di quanto sia bello viaggiare in bicicletta. Una località come questa, raggiunta con qualunque altro mezzo, avrebbe perso almeno la metà del suo fascino. La pedalata, anche se assistita, dà proprio un senso diverso al viaggio. Raggiunta la torre dell'antica tonnara del Monte Cofano, appoggiamo le bici e ci godiamo un meritato momento di riposo impreziosito da un pediluvio nell'acqua favolosa di questa baia. Poi rimontiamo in sella e ci avviamo lungo lo sterrato che, seguendo la costa, porta a Macari. Lasciatoci alle spalle questo paese, arriviamo finalmente a San Vito Lo Capo. Nella piazza principale, al cospetto del santuario omonimo, niente e nessuno può toglierci il piacere di una fresca birra. L'ultima passeggiata odierna ci porta alla rinomata spiaggia del paese, sulla quale incombe l'imponente mole del Monte Monaco. San Vito ci è proprio piaciuto. Forse fra qualche settimana non diremo la stessa cosa, ma in questo periodo è un luogo gradevole. Anche oggi partiamo con il sole, non c'è vento ed il mare è piatto, incrociamo le dita e via. I primi 15 km sono gli stessi percorsi ieri pomeriggio per arrivare a San Vito, perciò filiamo via veloci e passato il paese del Purgatorio arriviamo a Custonaci, posto anch'esso alle pendici del Monte Cofano. Qui visitiamo la bella chiesa e subito dopo la vicina grotta Mangiapane. Questo caratteristico anfratto è stato utilizzato fin dai tempi antichi come ricovero e poi trasformato in piccolo borgo. Ora è disabitato, ma viene mantenuto accessibile per la visita da una cooperativa. Arrivati in riva al mare, una nuovissima ciclabile unisce Cornino a Bonagia. Fa un certo effetto percorrere questa striscia di asfalto in mezzo praticamente al niente, a pochi metri dal mare. Da Bonagia comincia la risalita verso Erice. Sono ben 750 metri di dislivello, ma la strada è davvero magnifica, poco trafficata e con pendenza costante. Le vedute che si aprono verso nord sono grandiose. L'arrivo in cima al castello di Venere ripaga della fatica. Erice è molto bella, ma la presenza di tanta gente ci induce ad una visita veloce e dopo aver assaggiato il gelato e la granita locali ci lanciamo in discesa verso il centro storico di Trapani. La strada è ancora una volta spettacolare.
la vista può spaziare sulle sottostanti saline di Trapani, verso le isole Egadi, e in lontananza compare anche la sagoma di Pantelleria. Con infinite serie di tornanti e sempre circondati da fioriture di ogni tipo, scendiamo vertiginosamente verso la città. L'ingresso a Trapani, come d'altronde ci aspettavamo, è caotico, ma la passeggiata serale nel centro storico chiuso al traffico e quella lungo le mura di Tramontana per ammirare uno dei più bei tramonti di Sicilia sono molto rilassanti. Oggi è giornata di mare e di riposo. Avevamo programmato di prendere il traghetto e girare con calma l'isola più famosa delle Egadi, per poi rientrare in serata a Trapani. Ma una avaria alla nave ci ha costretto a lasciare a riposo le nostre bike, prendere l'aliscafo e noleggiare quindi in loco 2 loghere olandesi con la pedalata assistita. Nonostante ciò possiamo dire che Favignana vale il viaggio. Le sue baie, o cale come le chiamano qui, sono strepitose. Cala Rossa in particolare è una scogliera bianca che risplende nel blu delle acque caraibiche delle Egadi. Il selvaggio ovest dell'isola è poco frequentato. Rivolto verso il bellissimo profilo di Marettimo, ci regala dei momenti di assoluta solitudine. Bisogna dire che il periodo da noi scelto per questo viaggio è stato azzeccatissimo. Il clima ideale per viaggiare in bicicletta e la presenza di pochi turisti ci permettono di godere della bellezza di questi luoghi. Oggi è la tappa delle saline. L'altro ieri le abbiamo ammirate dall'alto e adesso le attraversiamo, pedalando sempre su strade poco trafficate e su piste ciclabili. In pratica, da Trapani a Marsala è un susseguirsi quasi continuo di questi specchi d'acqua, da dove viene estratto il sale. È un'attività che va avanti fin dal XII secolo ed è stata per molto tempo una voce importante per l'economia di questa zona. I vecchi mulini, le torri, i mucchi di sali che asciugano il sole. È un paesaggio che non è cambiato nei secoli e in questa radiosa giornata, anche se un po' ventilata, risulta particolarmente affascinante. Dopo aver costeggiato l'aeroporto di Trapani, sbuchiamo sulla costa in corrispondenza dello stagnone di Marsala, una laguna poco profonda con una storia millenaria che parte addirittura dai Fenici. Il luogo è molto bello e la ciclabile che la costeggia ce la fa godere con tranquillità. A Marsala pranziamo e, visitato il bel centro storico, continuiamo verso Mazzara del Vallo. Seguiamo una strada che corre lungo il mare, ma ad un certo punto finisce nel nulla, anzi finisce nella sabbia. Per evitare un lungo giro dobbiamo percorrere a spinta almeno un centinaio di metri di spiaggia. Il tratto successivo di questa tappa è forse il più bello. Dopo Petrosino percorriamo la costa in corrispondenza di Capofeto. L'ambiente è particolarmente selvaggio e la pista che percorriamo lo è altrettanto. Pedalando attraversiamo canneti e luoghi aperti ed infine, nell'ultimo tratto,
incontriamo alcune pozze d'acqua dove pascolano tranquillamente alcuni cavalieri d'Italia e fenicotteri. What if you turn around and look at me? Then you'll see my love's for real. L'ingresso a Mazara del Vallo avviene lungo una bella ciclabile, che seguiremo fino ad arrivare al B&B prenotato per questa sera. Mazara è una cittadina multietnica che ci è piaciuta moltissimo. In pochi minuti si attraversano il quartiere ebraico, quello arabo e il centro storico vero e proprio. Le strette viuzze sono ovunque impreziosite da coloratissime opere d'arte. La zona pedonale, infine, è frequentatissima e ci godiamo la cena al tavolino di uno street food in un assordante viale frequentato dai locali. Stamattina, oltre che dal sole, il nostro andare è accompagnato da un bel vento laterale. Senza l'aiuto della pedalata assistita sarebbe molto faticoso procedere. Oggi la tappa è piuttosto breve e facile, così avremo modo di visitare con calma il parco archeologico di Silinunte. Lasciamo Mazara del Vallo e seguiamo la costa lungo una via poco trafficata. L'ambiente è sempre piacevole e anche grazie al fondo asfaltato arriviamo piuttosto velocemente al gradevole borgo di Torretta Granicola. Oltrepassato il borgo, la strada continua sempre lungo il mare e la sabbia a volte invade l'asfalto. Così come a Trefontana, dove le dune costiere arrivano a coprire i parcheggi. A Triscina si abbandona la costa e si punta decisamente verso l'interno. Dobbiamo girare il territorio racchiuso nel parco di Selinunte per arrivare a Marinella, dove è situato l'ingresso. Pedalando tra olivi e vigne, in breve la raggiungiamo e troviamo il B&B prenotato per questa notte. Nel pomeriggio visitiamo velocemente il parco archeologico, mentre il sole, calando verso l'orizzonte, tinge di arancione le possenti colonne di tufo dei templi. Accanto a Marinella si trova la riserva naturale della foce del fiume Velice. Questo luogo particolarmente selvaggio merita sicuramente una visita. L'arenile della riserva è davvero molto bello, ma i sentieri che si inoltrano nel bosco sono troppo stretti ed impervi. Impensabile transitarci con le nostre bici così cariche, per cui torniamo sui nostri passi e riprendiamo il viaggio. In mezzo agli ulivi risaliamo verso nord, fino a incontrare la Reggia Trazzera, Mazara Sciacca. Queste antiche strade seguono dei preesistenti tracciati a fondo naturale, utilizzati nel tempo per il trasferimento dei greggi dai pascoli invernali a quelli estivi. Dopo qualche chilometro raggiungiamo il mare a Porto Palo. Questa località turistica è molto rinomata, ma la bellissima spiaggia in questo periodo è deserta. Da qui parte la ciclabile che corre sul tracciato dell'ex ferrovia Porto Palo-Menfi. L'itinerario, in continua leggera salita e in mezzo al verde, è particolarmente gradevole, nonostante anche oggi il vento spiri con forza. Dopo una decina di chilometri arriviamo a Menfi. Questa tranquilla cittadina fu duramente colpita dal terremoto del Belice del gennaio 1968 e ancora oggi restano delle tracce evidenti di quella tragedia. A questo punto, vista l'ora, ci sediamo al tavolino di un bar, sulla via principale, e ci gustiamo un'ottima arancina. Ripartiamo e da qui a Sciacca è tutto un susseguirsi di sali scendi sempre in mezzo al verde. Visto la siccità che ha colpito la Sicilia, proprio non ce lo aspettavamo. Arrivati a Sciacca caliamo direttamente al porto e da lì risaliamo verso il centro storico, dove abbiamo prenotato il B&B. Famoso centro termale da tempo remoto, noi abbiamo trovato Sciacca particolarmente caotica. Niente a che vedere con il relax vissuto a Mazara e a Trapani.
Oggi è la tappa di Caltabellotta. Questo paese, posto a 20 km da Sciacca verso l'interno, merita sicuramente una visita. Nel periplo della Sicilia che stiamo seguendo, questa variante non è prevista, probabilmente perché il paese si trova a quasi 1000 metri di quota. Lasciamo il caos di Sciacca in una giornata nuvolosa, ma oggi il vero protagonista è il vento, che spira fortissimo da sud-est. La strada che percorriamo è bellissima. Mentre saliamo siamo sempre attornati da intense fioriture variopinte, con pendenze che non sono mai banali. Attorno a noi non si vedono paesi, ma solo qualche casa isolata. È davvero un paesaggio selvaggio e solitario, dove predomina la coltivazione dell'ulivo. Raggiunta la provinciale, la pendenza diminuisce. Ci godiamo il panorama e c'è da rimanere a bocca aperta. Si aprono infatti dei pascoli sotto le pareti rocciose di alcune guglie. È un paesaggio tipicamente alpino. Purtroppo la foschia non ci fa vedere il mare, ma così l'ambiente ci pare ancora più selvaggio. Ad un certo punto, superato uno sperone roccioso, appare il paese di Caltabellotta, magicamente appollaiato sotto il Monte Castello. La vista lascia senza fiato, come pure il vento che non molla un attimo. Attraversiamo il borgo e arriviamo al pianoro dove sorge la chiesa madre. È un luogo ancestrale che il vento furioso rende ancora più mistico, oltre che minacciare il nostro precario equilibrio sulle due ruote. In centro del paese aleggia un'atmosfera di pace. Ci mangiamo il panino nella piccola piazza, in perfetta solitudine, mentre il campanile batte le ore. Lasciamo Caltabellotta lungo una bella discesa e, passati gli aranceti di Ribera, inebriati dal profumo delle zagare, entriamo in una bellissima valle tra calanchi di marna bianca che ricordano le crete senesi. Ancora pochi chilometri e siamo a Montallegro, tranquillo paesetto situato sotto la collina dove sorgeva l'antico insediamento. Oggi è l'ultimo giorno che pedaliamo lungo la costa, almeno fino a quando non arriveremo a Palermo. Partiamo da Montallegro con le nuvole, la stradina che percorriamo è deserta e il paesaggio è molto bello. Stiamo lambendo la riserva naturale di Torre Salsa, famosa per ospitare una ventina di specie di orchidea selvatica. Oggi, dopo 2 giorni passati all'interno, torniamo a seguire la costa, che anche in questo tratto è stupenda. Comprendiamo perché la Sicilia è una delle mete più ambite da chi ama le vacanze al mare. Proseguendo in un continuo saliscendi, arriviamo in vista della Scala dei Turchi. Questo famoso monumento naturale sarebbe ancora più bello se fosse illuminato dal sole. Pazienza, sarà per un'altra volta. Subito dopo entriamo a Porto Empedocle. L'ambiente ci piace e qui facciamo uno dei migliori pranzi del viaggio a base di ottimo street food siciliano. Soddisfatti e rifocillati, rimontiamo in sella e ci dirigiamo ancora verso est, con destinazione San Leone. San Leone è in pratica la spiaggia di Agrigento, ma in questo periodo di scarse presenze si respira un'atmosfera tranquilla e rilassata, ideale per festeggiare la conclusione della prima parte del viaggio. Da domani, seguendo la Magna Via Francigena, torneremo verso Palermo.